Ciao, in questo video vedremo questa termocamera che ho preso per andare a sostituire questa piccolina perché non mi trovo bene in quanto è un po' scomoda da utilizzare, ovvero quando si stanno facendo delle operazioni, di solito si hanno le mani sporche, prendere in mano questo oggettino qui così piccolo, infilarlo nel cellulare e andare sul touch con mani sporche ho sempre un problema, col rischio tutte le volte di andare a sporcare la lente termica e quindi poco pratica, comoda per registrare il video, quello sì, ma poco pratica nell'uso quotidiano. Avere un oggetto che immediatamente mi possa dare un'immagine senza collegarla al telefono è un vantaggio non indifferente. Tra l'altro la risoluzione è molto maggiore rispetto a questa, nonostante questa aveva già una buona risoluzione. Questa in più ha la lente macro e quindi mi consentiva di andare molto vicino. Questa non ha la lente macro, ma comunque i componenti si vedono molto bene. Può scattare foto con questo grilletto, non può registrare video. La cosa interessante è che ha due ottiche, quella sotto è un'ottica normale, quella sopra è l'ottica a infrarosso. Può sovrapporre le immagini, quindi farmi vedere i contorni in zone dove con l'immagine termica non si riescono a riconoscere. E questa è una cosa molto vantaggiosa. Andiamo adesso a vederla nei dettagli. Questa è la sua confezione, questo è il retro, questo è il modello, 340 vuol dire 340 pixel di risoluzione sul sensore infrarossi, temperatura di misurazione da meno 20 a più 550, display 2,8 pollici, 25 Hz di frequenza di aggiornamento, 8 ore durata la batteria, doppia ottica. Il suo manualetto, tutto in inglese. Adesso andremo a vedere in dettaglio le varie funzioni. Quindi doppia ottica, l'ottica normale diciamo e l'ottica termica. Abbiamo un grilletto per scattare la foto, pulsante d'accensione, bisogna tenere premuto fino a che la vediamo accendersi, dentro si sente scattare il relè di calibrazione, abbiamo frecce giù e frecce in su setta il modo di funzionamento, quindi le due camere insieme. Infatti vediamo qui i profili della scatola, questa è data dall'immagine normale che si fonde con l'immagine termica. Questa è l'immagine visibile è questa è l'immagine termica, quindi immagine termica, immagine mista, ho i bordi evidenziati, molto comodo questo, e l'immagine tradizionale. Lo lascio su Fusion e con il pulsante sotto posso scegliere i colori di come lo voglio evidenziato. Ho diverse palette, poi c'è una regolazione della distanza di messa a fuoco che è quella che calibra la distanza tra le due camere. Ovviamente va impostato a seconda di come noi vogliamo l'inquadratura. Così è rosso, così un'altra palette, ce ne sono tantissime. Io preferisco la tradizionale che è la Fusion, che ha un buon contrasto tra i colori caldo e freddo. Questo tasto serve per andare nei menu dove abbiamo gli album. Per confermare è sempre questo tasto qui, non ci sono foto, proviamo a scattarne una, scatto questa, salvata, poi scatto questa, salvata, andiamo in album, crea una cartella con la data di oggi, con due foto, se ci clicco sopra posso andare a vedere le foto e posso sfogliarle con i tasti su e giù. Con questo vado indietro e queste foto si possono scaricare sul computer tramite il connettore USB-C in dotazione. C'è il suo cavetto che serve sia per scaricare le foto che per caricarla. Sotto, non l'ho fatto vedere prima, abbiamo l'attacco per il cavalletto, i classici attacchi fotografici. Poi abbiamo la regolazione dell'emissività, quindi a seconda dei materiali possiamo cambiare l'emissività. A noi magari ci serve Printed Circuit Board, che sono i circuiti stampati. Confermiamo e torniamo indietro. Palette dei colori, quindi la predefinita, Fusion, va bene, se no possiamo anche predefinirne delle altre. Distanza, questo è quello che dicevo prima, 0,4 metri sono 40 centimetri, è la distanza in cui le due camere vanno a fuoco, quindi mettono le immagini sovrapposte. Per vedere i circuiti stampati, secondo me 30-40 centimetri può andare bene.
display setting, e qui abbiamo degli interruttorini dove possiamo attivare o disattivare. Adesso sono tutti attivi: massima temperatura, minima temperatura, temperatura centrale, emissività, la distanza. Questo qui se vogliamo il brand sotto, ma il brand è questo. Ho visto che non è possibile personalizzarlo. Torniamo indietro. Poi abbiamo gli allarmi di temperatura. Possiamo abilitare gli allarmi di temperatura e definire delle soglie di allarme, e sullo schermo esce l'allarme di temperatura. Range di temperatura, così in automatico, se no possiamo anche impostarlo manualmente nel range in cui vogliamo lavorare. Altri settaggi: se vogliamo abilitare il trasferimento di file USB bisogna abilitare questo e va in file transfer mode. Poi così possiamo uscire. Temperatura, gradi centigradi o Fahrenheit, KFOC, luminosità del display, lingua, andiamo a vedere che lingua abbiamo. Ovviamente non c'è l'italiano. Impostazione dell'ora e della data, se vogliamo il formato 12 ore 24, automatic power off, qui possiamo impostare i minuti off fino a 30 minuti. Qui abbiamo le versioni, modello, firmware, QR code, penso che servi per andare a vedere il manuale online, e molto probabilmente con l'USB si può fare anche l'aggiornamento del firmware. Questo serve per formattare la memoria e questo serve per ripristinare tutto di fabbrica. Basta, non abbiamo altri menu. In more setting, i menu li abbiamo visti tutti. Andiamo adesso a vedere una prova pratica in campo su un circuito stampato acceso. Questo è un gruppo di continuità che sto cercando di riparare, che ha un problema di rumore, non so se si sente, e sto cercando con la termocamera di capire dove ci possa essere il difetto. Molto comodo, non so se si vede, che mi riporta la serigrafia dentro la termocamera. Questa è l'immagine normale, questa è solo termica e questa è mista. Sotto qui c'è il trasformatore che vedo che scaldicchia, mi dà un massimo qui 42 in quel punto qui. Sotto qui ci sono dei componenti che scaldano, dovrò andare a indagare perché in quel punto qui c'è tutto questo riscaldamento. Andiamo a vedere sul lato, anche qui molto comodo vedere tutti i bordi dei fili. Se ci dà fastidio lo possiamo togliere. Questa è l'immagine normale e questa è l'immagine solo a infrarosso. Guarda i fili, come si vede che si scaldano. Proviamo a mettere ancora l'immagine quella doppia, eccola qui, ci aiuta a vedere i bordi. È chiaro, dipende poi se andiamo vicino e lontano, le due immagini non sono allineate perfettamente, quindi dovremo trovare il punto di fuoco o impostare la minima distanza. Si possono fare foto sia solo termiche sia miste che normali. Andiamo a vederle. Entro nel menu, album, 3 foto. Questa è la foto normale, questa è quella con le 2 camere e questa è solo termica. Per cancellare l'immagine basta premere il pulsante, questo qui, quello enter, e poi selezionare sì o no e l'immagine viene cancellata. O se no col cavo USB le cancelliamo con il computer, come se fosse una memoria esterna. Da qui usciamo e possiamo riselezionare la modalità giusta per noi. Proviamo a cambiare anche i colori. Qui abbiamo un bel contrasto forte. A me piace il Fusion o l'Iron Red, ma anche il Rainbow non è male. Come ho già detto, quando si hanno le mani sporche, usare una camera di questo tipo è molto più comoda che usare queste mini camere collegate al telefono, perché già tirarle fuori dalla custodia si rischia sempre di sporcare l'obiettivo, molto delicata, e la risoluzione di questa è 256x192. Questa qui la danno per 340x340, così come lo dichiarano. Sul manuale è riportata la risoluzione di un'altra camera, perché questo manuale qui
è di due camere, la GH192 e GH340. La 192 aveva il sensore 240x240 sull'infrarosso, ma qui non hanno riportato la risoluzione del sensore infrarosso, che è riportato sulla scatola, che è 340x340. Invece la risoluzione dello schermo nel modello 192 è 96x96 e questa qui è 256x192, col sensore che dovrebbe essere 340x340. E qui non è scritto, se lo sono dimenticati. Qui altre informazioni e qui ne abbiamo altre. Queste sono tutte le informazioni che ci sono sul manuale. Vediamo questo piccolo amplificatore di cui poi ci farò un video. Adesso è alimentato senza collegato niente. Nei transistor finali dovrebbe circolare solo la corrente di BIAS. Infatti vediamo chiaramente che i finali stanno scaldando parecchio. Meglio scollegare onde evitare di bruciarli senza adeguato dissipatore. Questa è la visione con le due camere, si vedono chiaramente tutti i componenti, e questa è la visione normale. Vediamo quanto siamo arrivati: 70 gradi, 86, 80, meglio spegnere. Vediamo adesso questo piccolo alimentatore switching che è collegato al carico elettronico, quindi sta assorbendo, sta circolando corrente. Andiamo a vedere cosa scalda. Scalda quel diodo qui e il suo regolatore. Mettiamo la visuale con entrambe le camere. Infatti notiamo tutti i contorni dei componenti. Ci aiuta ad individuare dove sono i componenti. La temperatura massima, ovvero in quel punto lì, è 69 gradi. Dove c'è il centro lo possiamo mettere a mano, la temperatura è quella, e il blu è la temperatura minima, che è 17 gradi. Quindi abbiamo sempre temperatura massima, temperatura minima, con i marker che vanno a cercare il minimo e il massimo. Qui abbiamo la distanza, adesso l'ho impostata su 10 cm, e per spegnerla dobbiamo tenere premuto il pulsante di accensione, fa il shutting down. Come abbiamo visto funziona molto bene. È chiaro che non può sostituire termocamere professionali, però è una via di mezzo tra termocamere economiche, quindi con bassa risoluzione, e termocamere professionali con costi molto maggiori, quindi si vanno a raddoppiare o triplicare il prezzo. Molto maneggevole e anche piccolina, la messa a fuoco è automatica, quelle professionali hanno anche la ghira di messa a fuoco manuale. Per piccoli riparatori secondo me è l'ideale. Per hobbisti forse il costo è un po' elevato, però c'è la sua gemella, quella che abbiamo visto, la GH mi sembra 192, che costa circa la metà, mi sembra su circa 100 euro, quella più economica è un 200 euro, questa qua. Qui sotto in descrizione trovi i link alle due camere. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!